Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare, come avrete già capito, di Flash Cobra e lo facciamo con un nuovo modello di Neewer. Esattamente un anno fa ti ho fatto conoscere nel mio canale anche il modello Z2, questo Speedalite con la testa tonda, molto interessante, molto simile al modello V1 di Godos, ma come ben sapete un paio di anni fa ha rilasciato anche la versione Pro del V1. Ecco che anche Neewer ha rilasciato la versione Pro dello Z2 e oggi andiamo a vedere non solamente le differenze tra questi due Speedalite, ma andiamo a confrontare anche non solamente il prezzo ma anche le caratteristiche con il modello di Godos. Qui abbiamo alcune cose che qui non troviamo e viceversa, quindi facciamo un po' di chiarezza, ma prima di andare a vedere proprio queste differenze voglio ricordare a tutti e soprattutto a te che utilizzi Godos come il sottoscritto che adesso non abbiamo più scuse per non utilizzare dei flash Neewer, perché come vi ho già detto ad agosto in alcuni flash come questi che ti porto oggi puoi utilizzarli con un qualsiasi trigger della serie X di Godos, quindi zero problemi. Hai già flash di Godos ma ti piace un flash di Neewer, lo puoi tranquillamente inserire nel setup luci tranquillamente e usare il tuo trigger di Godos. Vediamo le differenze che ci sono nella versione Pro rispetto alla versione normale. Io l'ho preso per sistemi Sony, ma è disponibile eventualmente anche per Nikon e Canon. La potenza, ti dico subito che nella versione Pro è la stessa che troviamo nella versione normale, quindi 76 watt al secondo. Anche la testa magnetica rotonda è la stessa, quindi abbiamo uno zoom che va da 28 a 105, abbiamo un LED da 2 watt dimmerabile, temperatura fissa di 3300 Kelvin. Anche nella versione Pro abbiamo il LED anteriore che ha le stesse funzioni che ti ho appena menzionato che hai sulla testa principale, ok? Non puoi utilizzare contemporaneamente i due LED, quindi devi scegliere o l'uno o l'altro. Per quanto invece riguarda peso, dimensioni e impostazioni dei tasti, i flash sono praticamente uguali, non cambia nulla, quindi 580 grammi, una batteria che è uguale ma cambia qualcosina per quanto riguarda l'autonomia che adesso andremo a vedere più da vicino, ma praticamente anche nella versione Pro abbiamo questo comodo selettore che ti permette di cambiare in maniera veloce la modalità, ma qui abbiamo la prima novità che andremo a vedere fra poco. Anche le connessioni sono le stesse, non cambia nulla, Type-C, jack. Il monitor display praticamente è lo stesso, è un TFT, non è touch, ha un'interfaccia molto pulita, leggibile anche sotto il sole, anche se non puoi cambiare la luminosità, ma non ci sono problemi anche perché va in stand-by dopo 3 minuti, quindi non ti va a scaricare la batteria. Non è touch, ma non credo sia una mancanza, anche perché molti si trovano molto meglio proprio a cambiare le impostazioni dei flash con i tasti fisici. Un'altra funzione che adesso troviamo anche su questi flash di Neewer, soprattutto su questo Z2 Pro, è la funzione DCM che troviamo praticamente su qualsiasi flash di Godos. La funzione DCM, per chi ancora non lo sapesse cos'è, è quella funzione che ti permette di convertire la potenza in TTL in manuale. Quindi supponiamo che tu stai scattando in modalità TTL, hai trovato la giusta esposizione e vuoi continuare in manuale proprio perché non vuoi avere degli sbalzi di potenza, quindi
passi manuale e ti verrà convertita proprio con la stessa potenza che usavi in TTL. Alcuni flash hanno il tasto dedicato. Quando parliamo di GODOS, qui praticamente quando vai a modificare proprio la modalità con questo interruttore, e quando sei proprio in modalità TTL, nel momento in cui vai in modalità manuale ti viene proprio convertita la potenza e puoi continuare senza perdere tempo per cercare la giusta esposizione. Quindi potrai fare tranquillamente delle modifiche se magari non eri totalmente soddisfatto, e quindi questa agevolazione secondo me è molto importante e quindi sicuramente la andrei a utilizzare molto spesso. Le batterie sono praticamente uguali per quanto riguarda la forma, quindi se possiedi già uno di questi due flash puoi inserire la batteria sull'altro flash perché non ci sono problemi di alimentazione, però la capacità è leggermente maggiore nella versione Pro perché passiamo a 3000 mAh, quindi abbiamo 600 lampi alla massima potenza, giusto per farti un paragone rispetto ai 480, e abbiamo la Type-C direttamente nella batteria. Dello Z2 hai questa basetta che non cambia molto, ma diciamo che alle volte quando siamo in esterna e ci dobbiamo portare proprio questo accessorio rischiamo prima di perderlo e di non trovarlo in alcune situazioni, proprio perché avendo anche una capacità di 600 lampi non sei neppure obbligato a comprare una batteria di scorta, perché giusto per emergenza puoi utilizzare anche un normalissimo power bank. Due aspetti che ritengo molto importanti che troviamo su questo Z2 Pro rispetto proprio alla versione normale è il sistema di raffreddamento e soprattutto la lampada che troveremo proprio all'interno di questa testa, che non posso per motivi proprio di garanzia e soprattutto dovrei smontare il flash farti vedere. È una lampada diversa, è garantita fino a 100.000 lampi mantenendo la massima potenza, cioè i 76 watt. Perché dico questo? Perché non è che una volta che qui hai raggiunto i 100.000 lampi il flash, cioè la lampada si brucia, continua a funzionare, ma si va ovviamente a scaricare la lampada e quindi praticamente avrai un calo di potenza. Questo l'ho riscontrato soprattutto con la D100 Pro, io ne ho 3 e a sequenza li vado a utilizzare, alle volte li uso anche insieme, e durante questi anni ho riscontrato poi che facendo poi una prova con il Seconic la potenza praticamente è diventata praticamente quella che trovo su un classico Speedlight. In effetti sto aspettando che esca la nuova versione della D100 Pro per andare a sostituirli. Ok ragazzi, è una cosa inevitabile, quindi presta anche attenzione quando vai ad acquistare dei flash usati, perché magari può essere mantenuto bene, non potrebbe avere dei grafi, ma se l'ha utilizzato un fotografo di matrimonio praticamente lo potresti comprare già con la lampada che praticamente non rende più. Ok ragazzi, altro aspetto da prendere in considerazione che trovi su questo nuovo Z2 Pro è il sistema di raffreddamento, totalmente diverso rispetto a quello che troviamo in Z2, ma nella stragrande maggioranza di un normale flash a Cobra. Abbiamo la possibilità di stressarlo molto di più, lo dico soprattutto se ti occupi di fotografie di reportage, sei un paparazzo, sei un fotografo di matrimoni, quindi vai a scattare decisamente in maniera molto stressante, quindi puoi ottenere addirittura fino a 100 lampi consecutivi alla massima potenza. Ovviamente devi attendere il tempo di ricarica, però a differenza di un normale flash che si va a fermare prima perché entra in protezione, ovviamente capisci bene che avere la possibilità di scattare senza interruzioni potresti prenderlo proprio per questo motivo in considerazione. Altro vantaggio che ha questo Z2 Pro rispetto alla versione normale Z2 è che abbiamo una temperatura colore più stabile, 5600 Kelvin. Un normale flash di solito ha una temperatura di 5500-5600, ma può avere degli sbalzi di temperatura superiori o inferiori, quindi lo dico
a chi scatta con un flash Cobra anche in studio, avere una temperatura più stabile fa la differenza. Arrivati a questo punto del video, quasi sicuramente avrai le idee più chiare su quali di due acquistare. Io personalmente scelgo la versione Pro, anche se costa 50 euro di più, per il semplice motivo che utilizzo anche molto questo flash Cobra off camera e quindi quasi sicuramente lo vado a utilizzare molte volte anche in High Speed Sync. Diciamo che se dovessi fare un utilizzo solo in camera, per quello che faccio io va più che bene anche questo Z2 con queste prestazioni, quindi andrei a risparmiare 50 euro. Ma sapendo che lo vado a utilizzare off camera e quasi sicuramente lo vado anche a utilizzare in High Speed Sync, capite bene che avere un flash che ha un sistema di raffreddamento decisamente migliore fa la differenza. Fa la differenza proprio perché quando vai a utilizzare l'High Speed Sync vai a spremere molto di più il flash, perché in High Speed Sync praticamente questo flash spara tantissime flashate consecutive, quindi dopo 5 minuti Z2 entra in protezione. Ecco che qui puoi continuare. Non è che lui non si ferma mai, ma rispetto a Z2 ovviamente c'è una bella differenza. Vediamo giustamente, come ti avevo anche promesso, una differenza eventualmente con Godox V1 Pro, che è più costoso rispetto al Z2 Pro, anche se qui abbiamo, come vedi, un display TFT, cosa che qui non abbiamo. Almeno per il momento abbiamo un classico LCD che la sua funzione lo fa sempre, soprattutto se sei già abituato a utilizzarlo. Non è che sia così scandaloso, però ovviamente la differenza con un display TFT che ha un menu decisamente molto più easy fa la differenza. Però è l'unico beneficio in più che ha questo Z2 rispetto al V1, perché innanzitutto per quanto riguarda il raffreddamento che ti ho accennato poco fa di Z2 Pro è uguale, quindi possiamo andare a stressare molto di più questi due flash rispetto a un tradizionale Speedlight. Abbiamo una batteria che più o meno ci dà la stessa durata, abbiamo la Type-C, quindi sotto questo punto di vista abbiamo due flash uguali. Però c'è qualcosa da dire per quanto riguarda quello che troviamo su V1 che qui non troviamo. Allora, partiamo proprio dalla parte anteriore, che praticamente qui, come vedi, ti ho fatto vedere, abbiamo un LED da 2 watt che può essere utile per mettere a fuoco e alle volte forse anche per schiarire le ombre. Io personalmente non ho mai utilizzato il LED che trovo su questi Speedlight, perché ho avuto occasione anche di provare altri LED, però non li ho mai trovati utili. Però questo flash invece, perché qui non abbiamo un LED sul V1, abbiamo questo piccolo flash che lo possiamo utilizzare solamente quando abbiamo il V1 nel corpo macchina, perché off camera non funziona, ti aiuta molto di più per schiarire le ombre. La luce principale, cioè la testa, la vai a puntare su una parete, sul soffitto, e qui vai a schiarire proprio le ombre. Molto utile e anche molto utile all'aperto, cosa che un LED da 2 watt praticamente non serve a nulla. Altra cosa che troviamo nel V1 Pro, che qui non c'è purtroppo, e mi dispiace, perché ti ho fatto vedere nella recensione dedicata di questo flash che puoi collegare proprio qui il Pro Pack, che praticamente è una batteria aggiuntiva che sì, è vero, ti dà più autonomia, ma non è quello il motivo principale per cui consiglio il Pro Pack. È il motivo che ti consente di ricaricare il flash, soprattutto quando lo vai a utilizzare alla massima potenza, in maniera più veloce. In questo caso, quando utilizziamo la batteria che troviamo in dotazione, il tempo di ricarica alla massima potenza è esattamente di 1,5 secondi. Se utilizzi il Pro Pack, come ti ho fatto vedere nella recensione, scendi sotto il secondo e capisci bene che è un vantaggio, perché adesso non è che scattiamo sempre alla massima potenza, ma se tu vuoi scattare a 1,5, a 1/4, praticamente con il Pro Pack il tempo di ricarica è quasi istantaneo, quindi puoi scattare una raffica, ad esempio una modella che si sta muovendo, una ballerina, utilizzando proprio un banalissimo Speedlight, e soprattutto quando lo vai a utilizzare in High Speed Sync. Dunque ragazzi, fase conclusiva di questo video, mi auguro e spero che adesso avrai le idee più chiare, soprattutto se eri orientato sull'acquisto di uno di questi due flash. Allora, voglio anche dire quello che penso io personalmente. Come al solito io sono trasparente al 100%,
non è che sono pro Neewer, sono pro God, dico le cose come stanno. C'è una differenza di prezzo, quindi dovete valutare bene quello che fate e in base a quello che ho detto penso adesso avrete le idee più chiare. Ma supponiamo che ancora non le hai. Allora, supponiamo anche che tu sei un fotografo di matrimoni e usi il flash in maniera moderata, come piace a me. Quindi ti consiglio Z2 normale, ti consiglio il V1 normale, anzi io ti consiglio il V863. Ma se sei un fotografo che va a stressare il flash, sei un fotografo che di solito consuma 2 batterie per un servizio fotografico di matrimonio, a questo punto ti devi orientare tra uno di questi due, perché quasi sicuramente ti sarà capitato che il flash è entrato in protezione, quindi ti sei dovuto fermare e forse non era il caso, non era il momento giusto. Ecco che con uno di questi due sarà una cosa che ti capiterà molto meno, ok ragazzi? Sotto questo punto di vista sono uguali, quindi non so quale consigliarti, perché sono uguali. Ti consiglio il Neewer perché costa meno. Poi, se pensi di utilizzare, come ti dicevo poco fa, il flash anche off camera, vuoi tempi di ricarica più veloce, è meglio il V1, ma il Pro Pack ha un prezzo abbastanza importante, quindi sotto questo punto di vista ti consiglio di comprare un altro flash più potente che ha lo stesso prezzo proprio del Pro Pack. Il piccolo flash che abbiamo nella parte anteriore è meglio rispetto al LED. Quello che dico io, che penso io, è che è meglio il flash perché secondo me innanzitutto è più indiscreto, lampeggia solo quando fai la foto, qui lo devi tenere acceso e praticamente sarà sempre acceso, quindi non passi neppure inosservato, e se ti dimentichi di spegnerlo ti trovi senza batteria. Non tutti ovviamente sono distratti come il sottoscritto, però io preferisco in questo caso avere il piccolo flash. Per il resto sono 2 ottimi flash, quindi la decisione finale spetta a te.